Ciao ragazzi, io sono Wendy e comincio questo video dandomi la carica con un bel caffè. Oggi vi invito a farmi compagnia mentre sistemo la nostra camera da letto. A volte basta solo iniziare, anche con una piccola cosa, per cambiare totalmente l'energia della giornata. Mettere in ordine lo spazio intorno a noi ci aiuta a sentirci meglio anche dentro. Quindi, se avete qualcosa da sistemare o semplicemente vi serve un po' di motivazione, restate con me. Facciamo le pulizie insieme passo dopo passo. Ho tolto dalla camera gli ultimi segni dell'estate, il ventilatore e le zanzariere. Non li ho ancora puliti, ma se non riesco oggi lo farò in settimana, con calma. Adesso mi voglio concentrare su questa pulizia. Sarà un pochino rumorosa, tra aspirapolvere e spostamenti, ma spero che possa comunque trasmettervi una sensazione di rilassatezza. Una delle cose che mi è piaciuta subito di questa camera, e in generale di tutta la casa, è la luce naturale che entra durante il giorno. È davvero bellissima. Rende l'ambiente accogliente e luminoso, anche se, diciamolo, fa risaltare ancora di più la polvere. Proprio per questo oggi voglio concentrarmi nel togliere tutta quella che posso, soprattutto dalle superfici più esposte. Mi aiuterò con l'aspirapolvere e con questi panni catturapolvere, che ho spruzzato con il multiuso antistatico della Emulsi. È un piccolo gesto, ma davvero efficace per rallentare il ritorno della polvere e lasciare tutto profumato e pulito. Ovviamente li starò cambiando ogni volta che si sporcano e continuerò a godermi il momento. Se vi può servire come consiglio, e anche se per qualcuno può sembrare scontato, in questo tipo di pulizie è sempre meglio partire dall'alto verso il basso. In questo modo, tutta la polvere che si solleva mentre puliamo le parti più alte, come mensole, armadi o lampadari, cadrà giù e potremmo poi eliminarla passando l'aspirapolvere o lo straccio sul pavimento alla fine. È un metodo semplice ma efficace per evitare di dover rifare il lavoro 2 volte. Con un po' di organizzazione, anche le pulizie più pesanti diventano più leggere e ci fanno risparmiare tempo ed energia. Ogni passaggio ha il suo perché e quando si vede il risultato finale, la soddisfazione è davvero grande. Una cosa molto importante da ricordare è che ogni metodo di pulizie è valido e che ognuno ha i propri ritmi e le proprie abitudini. Con questa pulizia non voglio dire che il mio modo sia quello giusto o perfetto. Qui l'importante non è cercare la perfezione, ma fare del nostro meglio con quello che abbiamo e con il tempo che possiamo dedicare. Anche solo il fatto di iniziare, di prendersi cura della propria casa, è già un grande passo. Non serve confrontarsi con gli altri. La
pulizia deve essere prima di tutto un momento per noi, per sentirci meglio, più leggeri e in armonia con il nostro spazio. Quindi andate al vostro ritmo, ascoltatevi e ricordate che ogni piccolo progresso conta. Quando posso, cerco sempre di tenere sotto controllo la polvere, almeno quella più visibile nei punti più esposti. Oggi userò lo spolverino in microfibra che ho preso da Risparmio Casa per ripassare bene tutti i mobili della stanza. A volte, mentre lo faccio, spruzzo anche un po' di multiuso profumato. Così, oltre a togliere la polvere, profumo anche l'ambiente. È un piccolo gesto, ma fa subito cambiare l'aria nella stanza e dà quella sensazione di pulito che mette di buon umore. Non serve fare grandi pulizie ogni giorno, perché solo questi passaggi semplici, fatti con calma, aiutano a mantenere la casa in ordine e a farci sentire più in pace nel nostro spazio. Quando faccio questo tipo di video, mi piacerebbe riuscire a trasmettere quello che sento io ogni volta che pulisco. Quella sensazione di calma, di rilassamento, quasi come se insieme alla polvere si andassero via anche i pensieri pesanti.
Pulire per me non è solo sistemare le cose fuori, ma anche ritrovare un po' di ordine dentro. E se anche tu, guardando questo video, stai sentendo un po' di quella tranquillità, allora ti invito a iscriverti al canale, se ancora non lo hai fatto. Così possiamo continuare a fare questi piccoli momenti insieme, che sembrano semplici ma fanno davvero bene. Ti invito anche a seguirci su tutti i nostri social, dove condivido piccoli momenti di vita quotidiana e ti aggiorno nell'uscita di nuovi video. E se ti fa piacere, seguici anche sul nostro canale WhatsApp. È un modo in più per restare in contatto, per sentirci più vicini e continuare a creare una community dove ci supportiamo a vicenda, anche nelle cose più semplici, come una giornata di pulizia. Approfitto per ringraziare tutte le persone che ci supportano ad ogni nuova pubblicazione. Lo dico ogni volta che pulisco qui sotto. Lo dovrei fare più spesso. E ogni volta mi riprometto di non far passare troppo tempo, perché poi basta poco per accumulare polvere e sporchi. Non lo so se succede anche a voi, ma l'importante è ripartire quando possiamo, anche se è passato un po' di tempo. Non voglio giustificarmi, ma non serve essere perfetti, basta essere costanti quando si riesce. Quindi, se anche tu hai un angolo che stai rimandando da un po', magari questo è il momento giusto per dargli una sistemata insieme a me. Mi manca solo la pulizia del materasso. Ho aspettato fino all'ultimo per togliere le lenzuola, che ormai erano da cambiare. Questa volta non ho messo a lavare il coprimaterasso, ma comunque ci passerò bene l'aspirapolvere antiacaro, così da rimuovere polvere, peli e tutto quello che si può accumulare con il tempo.
È incredibile tutto quello che è uscito in solo metà di Coprimaterasso. Vi avevo chiesto sul canale WhatsApp se anche a voi piace tanto quanto a me il profumo di questo igienizzante. Sempre se l'avete mai sentito. Ora vi chiedo se questo video vi è piaciuto o vi ha tenuto un po' di compagnia, di lasciarmi un piccolo commento qui sotto. Mi fa sempre tanto piacere leggervi e sapere cosa ne pensate. Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio per essere stati con me oggi. Ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!